Quindi vediamo un ambiente semplice di inserimento dati ed un ambiente in cui potrebbe sembrare più complesso inserire dati e davanti al quale si potrebbe pensare subito che di dover aver bisogno un domani di un assistente anche in remoto con un help desk, perché potrebbero intervenire delle modifiche su quelle materie e quindi io poi non sarei più in grado di gestirle e di inserire correttamente i dati nel software. Assolutamente no. Vediamo innanzitutto l'ambiente semplice, l'ambiente dell'anagrafica dei fornitori. Ecco qua il link di YouTube dal quale si può accedere al video tutorial specifico sull'ambiente dei fornitori, inserimento, consultazione e aggiornamento dati. Quindi qual è l'altro strumento oltre il video tutorial che sarà sempre lì su YouTube e sotto al quale potrete eventualmente, io penso che non ce ne sia bisogno, ma qualora ve ne fosse, sotto a quel video tutorial potrete scrivere un dubbio e io vi risponderò con un mini video tutorial di 2-3 minuti in cui risolverò quel problema di inserimento e di consultazione dati, ma penso che non ce ne sarà assolutamente bisogno. E quindi rispondendo a tutti gli utenti che utilizzano questo software senza che debbano pagare alcunché, senza che debbano pagare alcunché per questa piccola forma di assistenza, che ripeto non sarà necessaria secondo me. E l'altro strumento qual è? L'altro strumento è questo pulsante dove c'è scritto più tendine. Cosa vuol dire più tendine? Vuol dire vai ad aumentare, incrementa le voci delle tendine. Di quali tendine? Le tendine sono queste, tipo i fornitori. Da qui, quando inserisco un nuovo fornitore, dovrò scegliere il nome di un nuovo fornitore. E se ho un fornitore da un comune nuovo, ora è chiaro che io qui non ho messo tutti gli 8.200 comuni d'Italia e passa, così come nemmeno le 107 province, perché magari io lavoro solo con 2 o 3 province e nell'elenco mi metto quelle 3 e sono a posto. Allora, da dov'è che scelgo di fare tutte queste operazioni? Appunto da qui, cliccando su questo pulsante più tendine, mi si apre una mascherina in cui ci sono degli ulteriori pulsanti in cui si possono andare a personalizzare le tendine. Vediamo per esempio la personalizzazione della tendina fornitori. Io ora ho messo così nomi di fantasia, fornitore da 1 a 9, andiamo a introdurre il fornitore numero 10. Fornitore 10. Facciamo attenzione qui una volta per tutte, dopo aver chiuso questa finestra, aggiorna la maschera per avere anche quella voce nella tendina. Aggiorno la maschera e ora se riapro la tendina, ecco che il fornitore numero 10 sarà andato qui. Ora me l'ha messo dopo l'1 perché avrei dovuto mettere tutti i 0 davanti. Comunque i vostri si chiameranno in un modo preciso e non con i numeri. Ecco comunque che troviamo subito la nuova voce inserita. Lo stesso se io voglio inserire un nuovo comune, se voglio inserire una nuova provincia, se voglio inserire un nuovo stato, se ho i fornitori all'estero. E poi anche qua, per esempio, nell'ambiente di inserimento prodotti e prezzi, c'è la categoria, la specifica e il dettaglio del prodotto. Quanti prodotti posso prevedere qua dentro? Tutti quelli che voglio, perché io anche per quanto riguarda questo aspetto andrò qui su più categoria e inserirò tutte le categorie di prodotti che voglio, tutte le specifiche che dettagliano la categoria di prodotti che voglio, tutti i dettagli che vanno ulteriormente a dettagliare le specifiche dei prodotti che voglio. E se un prodotto l'ho inserito io non lo troverò nell'ambiente di consultazione dati? Assolutamente no, perché se io vado a vedere i prodotti, a cercare un prezzo di un prodotto o di un servizio, io qui scriverò il nome del fornitore, anche non esatto, anche semplicemente una stringa e il database Rossi & Company SNC, mi basterà scrivere Rossi e lo tirerà fuori. Ovviamente se magari ci sono 2 clienti che si chiamano uno Rossi & Company SNC, uno Rossi e qualcos'altro, dovrò scrivere Rossi & Company, qualcosa in più per trovare proprio quello, ma comunque lo trovo. Così come se io ho introdotto una nuova categoria di prodotti che là dentro nella tendina che ho messo io adesso non c'è, anche qui io lo cercherò per parola chiave, quindi posso introdurre tutte le categorie di prodotti e per ciascuna categoria specifica, dettaglio di prodotto, il software mi farà vedere l'interrogazione del gestionale. Quindi io voglio vedere per esempio nelle specifiche soltanto quanto costa
la specifica di prodotto X, degli inerti solo il cemento, oppure la specifica che introdurrete voi. E lo stesso se io voglio introdurre un'altra, per quanto riguarda un altro istituto bancario, perché il mio cliente lavora, il mio nuovo fornitore lavora anche con quello. Quindi qui abbiamo visto già come funziona il sistema, e però ve lo voglio far vedere anche negli ambienti della gestione del personale, delle indagini di soddisfazione del cliente, dove potrebbe sembrare un attimino più complesso personalizzare, ma è semplicissimo anche lì, e anche lì non avrete bisogno di nessuno. Quindi andiamo a vedere dei clienti, le indagini di soddisfazione del cliente. Andiamo anche qui all'ambiente di inserimento dati, ecco, anche qui il link al tutorial relativo a questo argomento, e ecco qua su si inseriranno tutti i dati relativi all'indagine. Qui con le tendine stesso discorso di prima, qualunque tendina io voglia incrementare di quelle che ovviamente sono in questa lista, le posso incrementare e quindi personalizzare al massimo, ma qui addirittura posso andare a personalizzare il metodo in base al quale voglio fare l'indagine, e il software comunque mi restituirà l'interrogazione, e i risultati dell'indagine in base al metodo che ho messo io. Per esempio, valutazione da 1 a 5 io qui ho messo, cioè io ho fatto tutta una serie di domande, qui scriviamo domanda X, ho fatto tutta una serie di domande, queste domande ovviamente mi sono andate a finire nel questionario. Vediamo un attimo il questionario che si invia al cliente. Ecco, questo è il questionario, e le domande, ora anche domanda X che io ho scritto prima, mi è andata a finire lì. Quindi ci sono queste 3 domande, e come vedete l'opzione di risposta per tutte e 3 queste domande io ho messo valutazione da 1 a 5, cioè il cliente qui in questo spazio bianco dovrà rispondere a questa domanda, cioè dimmi come valuti i miei prodotti o un particolare prodotto, con una valutazione da un minimo di 1 a un massimo di 5. In questo spazio bianco il cliente scriverà la sua valutazione, che poi noi andremo a scrivere qui, e quindi ci saranno, ora senza aver fatto un'indagine complessa è possibile fare anche questo, per età, per sesso, titolo di studio, professione, ma supponiamo che facciamo ora, per vedere questo aspetto dell'help desk free, che abbiamo fatto un'indagine dove c'è stato sufficiente sapere quanti hanno risposto 12, quanti hanno risposto 1, quanti 2, quanti 3, quanti 4 e quanti 5. Ovviamente lo stesso discorso varrà se noi abbiamo anche complicato al massimo l'indagine, magari siamo una ditta più grossa e ci interessa sapere il CAP, da dove ci hanno risposto in un certo modo, il quartiere, se siamo in una grossa città, eccetera. Ora io a queste domande, come avete visto nel questionario, nell'anteprima del questionario da inviare al cliente, ho messo che ci deve rispondere da 1 a 5. Facciamo un'altra ipotesi, e facciamo l'ipotesi che voi entrate qua dentro e non c'è il vostro metodo di valutazione, ne volete inserire un altro. Andiamo ad inserirne un altro. Come facciamo ad inserire un nuovo metodo di valutazione, poi a farci restituire dal software i dati sulla base del nuovo metodo di valutazione che abbiamo introdotto noi? Sempre da qui. Aggiungi metodo di valutazione. Allora, io ora supponiamo che il metodo di valutazione lo voglio in fasce, e tra le opzioni di risposta voglio, qui ce l'avevo già introdotto, fascia A, supponendo che qui non ci fosse stato scritto ancora fascia A, fascia B e fascia C, ce lo vado a scrivere, fascia A, fascia B, fascia C. Allora, se io ora aggiorno, anche qui andrò a trovare il nuovo, come di là trovare il nuovo fornitore, qui trovo il nuovo metodo di valutazione, quello sulla base del quale io voglio che i clienti mi rispondano, fasce. Allora, in questo questionario, dove c'erano già quelle domande e che aveva già prodotto dei risultati sulla base della valutazione da 1 a 5, io qui ho cambiato, no? per non andare a reinserire dati, e ho messo il mio metodo di valutazione in fasce. E allora diciamo che nelle fasce
12 hanno risposto A, quindi diciamo il punteggio maggiore, 23 hanno risposto B e 58 hanno risposto C. Quest'altri li vado a cancellare, tanto non ci servono. Ora anche qui, dopo aver cliccato su aggiorna, andiamo a vedere qual è il risultato nell'anteprima del report che poi stamperemo. E il risultato dell'anteprima del report non è che solo un riassunto di quello che poi potremo trovare nelle interrogazioni, quindi nell'ambiente di consultazione dati. Andiamo a vedere se il software ci ha restituito le informazioni con il metodo di indagine che abbiamo voluto noi. Apriamo qui sempre indagine numero 1 del 2020, come abbiamo fatto prima per avere l'anteprima del questionario. Andiamo ad aprire, qui ci sono tutti i dati dell'indagine, i processi coinvolti, i settori aziendali coinvolti. Ecco qua che il questionario ci ha dato le opzioni di scelta, il metodo di valutazione che avevamo scelto noi, fasce, le opzioni di scelta, fascia A, fascia B e fascia C. Io ovviamente l'ho introdotto ora solo per la domanda numero 1 e ci ha detto 12 hanno risposto A, 23 hanno risposto B, 58 hanno risposto C e ci ha pescato già le percentuali dalle query dove lui ha già fatto i conti e quindi ci ha detto il 12,90% ha risposto A, il 24,73% ha risposto B, il 62,37% ha risposto C. Ecco creato il mio metodo di valutazione, anche lì dove poteva sembrare più complesso, dove poteva sembrare meno apparente la possibilità di essere indipendenti da chi ha costruito il software e da un qualsivoglia help desk. Andiamo soltanto per curiosità a questo punto, ma vi faccio vedere anche ad un ambiente dove, come in quello dei questionari di soddisfazione del cliente, potrebbe sembrare a prima vista complesso, impossibile essere indipendenti. L'ambiente della gestione del personale. Qui c'è una scheda del dipendente dove io, oltre ai rapporti intercorsi nel corso del tempo, i contatti, le mansioni, qua su avrò tutti i dati del dipendente e qui inserirò una cosa importantissima che è il livello contrattuale, senza inserire il quale il software non mi manda avanti. Senza inserire il livello contrattuale e il numero di matricola il software non mi manda avanti. Quindi livello contrattuale innanzitutto, io ora ho scritto primo, secondo, terzo, quarto e quinto. Voi potrete inserire qualsiasi tipo di dicitura del livello contrattuale riferito al contratto nazionale di lavoro a cui appartiene la vostra azienda, sempre da qui, aggiungi livello, inserirò qualsiasi tipo di dicitura. Dopodiché io qui potrò comporre la retribuzione oraria per livello, cioè andare a fissare quanto costa un dipendente per un'ora di retribuzione ordinaria di quel determinato livello. Questo perché? Perché poi la sommatoria di queste 4 righe verrà pescata se io nell'ambiente di gestione delle presenze assegnerò un'ora a quel dipendente. Quindi se gli assegnerò un'ora, il software farà automaticamente la sommatoria di tutto quello che io ho scritto qui. Ovviamente se assegno un'ora di retribuzione ordinaria ad un dipendente che io di là nella scheda del dipendente, a cui di là nella scheda del dipendente ho assegnato il primo livello. Quindi qui io ho messo alcune voci di retribuzione, quelle più conosciute, ferie, festive, 104, malattie, notturna, ordinaria, permesso retribuito, straordinario. Ce n'è un'altra, no problem, io vado qui e la introduco e in relazione a quella costruirò quanto costa un'ora di retribuzione. Lo stesso per i livelli abbiamo visto già di là che si possono mettere e qui se la legge finanziaria di quest'anno ha introdotto una nuova voce di retribuzione, io vado qui, la aggiungo, ecco, nuova voce X legge finanziaria 2020, aggiorna, vado qui e scrivo nuova voce ex legge finanziaria del 2020, che mi dice
sulla retribuzione ordinaria di quel livello lì bisogna aggiungere 2 euro, oppure una nuova ricontrattazione in base con i sindacati. Questo può dipendere da tante cose. 2 euro. Facciamo il conto: 10, 13, 15, 17. Quindi un'ora di retribuzione ordinaria del livello numero 1 costa 17 euro. Quindi qui posso introdurre tutto. Andiamo a vedere di qua i risultati. Andiamo alla gestione delle presenze. E alla matricola numero 1 Bianchi Giuseppe primo livello andiamo, come vedete qui, sono state attribuite 2 ore di retribuzione ordinaria, oltre che 2 ore di permesso retribuito. Allora, 2 ore di retribuzione ordinaria, vediamo se il software ci pesca. Ora qui ci sono altre tendine, ma gli anni ci sono di qui tanti anni, i mesi dell'anno ci sono tutti, i giorni del mese ci sono tutti, quindi qui non c'è da aggiungere niente. Quindi andiamo a vedere che cosa ha fatto il software. Il software ci deve aver pescato anche quel cambiamento che abbiamo fatto di là di 1 euro, 2, non ricordo quant'era, comunque il totale rispetto alle voci che già c'erano faceva 17. Quindi nel prospetto dipendente per mese dovremmo trovare che nel giorno 1 febbraio 2020 Bianchi Giuseppe per la retribuzione ordinaria è costato 34 euro di retribuzione ordinaria. Andiamo a vedere prospetto per dipendente, metti il numero di matricola. Ecco, dopo il numero di matricola bisogna scrivere l'anno in cui si vuole il prospetto e del mese anche solo la lettera iniziale, febbraio. Eccolo, 2 ore di retribuzione ordinaria 2 ore, totale 17, cioè quant'è il totale della retribuzione ordinaria, cioè delle voci, della sommatoria delle voci viste di là, lordo 34. Quindi 34 euro ha già fatto la moltiplicazione. Ora, come vedete, anche qui dove potrebbe sembrare un pochino più complicato essere indipendenti da chi ha realizzato il software, vedete che non c'è alcuna difficoltà.